Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video su Creo Parametric 11. In questo video vi voglio parlare di due comandi fondamentali per fare dei buoni modelli, che sono il comando arrotondamento e il comando smusso. Sono dei comandi che io chiamo anche spesso di rifinitura, ma non per questo sono da trascurare. Bisogna conoscerli approfonditamente per consentirci di realizzare dei buoni modelli con degli arrotondamenti sensati e degli smussi altrettanto sensati. Prima di iniziare la spiegazione del comando, però, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e iniziamo subito a parlare del comando arrotondamento, che lo troviamo tra i comandi più importanti e immediatamente visibili, ovvero è questo il comando. È sufficiente ovviamente attivarlo. Il comando arrotondamento in realtà consente di creare più arrotondamenti anche con raggi diversi con un'unica funzione arrotondamento. Quello che è importante è la selezione dei vari spigoli che vogliamo arrotondare. Con questo comando noi possiamo andare a selezionare un primo spigolo che vogliamo arrotondare, ne cambiamo il valore, poi se vogliamo aggiungere altri spigoli da arrotondare con lo stesso valore, dobbiamo usare CTRL e dobbiamo andare quindi a selezionare gli altri spigoli che vogliamo arrotondare con il medesimo valore, quindi gestendoli con un unico raggio di arrotondamento. Come vedete, in questo caso, cambiando il primo, vado a cambiare anche gli altri due raggi che ho ottenuto sui due spigoli successivamente selezionati. Se invece vado a selezionare sempre all'interno dello stesso comando altri spigoli senza usare il CTRL, in questo caso seleziono questo, a questo punto vado a creare un nuovo insieme di arrotondamenti che viene indicato nel menu insiemi come appunto insieme 2 in questo caso. Di conseguenza questo raggio è indipendente dal primo insieme, ovvero l'insieme 1, e quindi ha un valore diverso e scollegato dal primo. Ma anche in questo caso io posso andare ad arricchire questo insieme 2 di altri spigoli da arrotondare usando CTRL. E a questo punto sono andato a creare un gruppo di più spigoli arrotondati con lo stesso valore. Di nuovo non uso CTRL, vado a selezionare un ulteriore spigolo e quindi creo un nuovo insieme di arrotondamenti che posso andare a variare senza andare a toccare i precedenti due insiemi. Quindi questo aspetto di selezione con il CTRL e senza CTRL è molto importante. Attenzione perché l'uso del CTRL ci consente anche di togliere una selezione da un insieme per poi ripristinarla usando sempre il CTRL. Posso passare da un insieme all'altro andandoci direttamente sopra con il mouse e cliccando. A questo punto quell'insieme si attiva, vado a vedere quelli che sono i riferimenti che ne fanno parte e posso andarli a gestire. Ad esempio posso andarli a riorganizzare deselezionando con il CTRL alcuni spigoli. Attenzione perché a volte capita che se seleziono con il CTRL tutti gli spigoli di un insieme e quindi li tolgo da quell'insieme risulta vuoto, viene rappresentato con un pallino rosso. Tutto ciò che è in Creo viene rappresentato con un pallino rosso, vuol dire che manca di informazioni e che quindi non è definito per poter confermare il comando, e in effetti proprio per questo motivo il comando arrotondamento non è più confermabile perché c'è un insieme che noi abbiamo creato erroneamente ma che è privo di informazioni. Appena però all'interno di quell'insieme noi riselezioniamo uno spigolo, lo rendiamo possibile, di conseguenza anche il segno di spunta verde si accende e quindi noi possiamo andare a confermare questo comando. Facciamo questo passaggio, lo andiamo a confermare e vediamo questi risultati. Ovviamente se abbiamo fatto
un arrotondamento con più insiemi al suo interno e quindi con più valori di raggio, se vado a selezionare il comando arrotondamento e clicco su modifica, andrò a vedere, e quindi ho anche poi la possibilità di modificare, tre valori di raggio differenti all'interno di un'unica feature. Lo selezioniamo, lo cancelliamo e ricominciamo. Così vi mostro più volte lo stesso comando in modalità leggermente diverse. Quindi di nuovo riattivo il comando. Sappiate che molto spesso la selezione anche degli spigoli nascosti è molto importante, ma è fattibile anche senza andare a girare il modello. Quindi se io devo selezionare questo spigolo, questo, questo e magari anche lo spigolo che è nascosto qui dietro, che è lo spigolo di quel parallelepipedo, Creo mi consente di selezionarlo anche senza girare il modello. Quindi ricordate che questa è una cosa molto importante che ci aiuta, soprattutto quando abbiamo dei modelli molto complessi e sicuramente andarli a ruotare ci fa perdere qualche secondo di tempo che spesso per un progettista è prezioso. E quindi anche in questo caso andiamo a confermare, eliminiamo di nuovo l'arrotondamento e vi faccio vedere un altro aspetto, ovvero una selezione, diciamo, intelligente degli spigoli che molto spesso può esservi utile, vi può rendere più veloci, però è in realtà utilizzabile solo se abbiamo delle istruzioni fatte precedentemente. Quindi vado a riattivare il comando, vado su questo spigolo, che è uno spigolo ottenuto dall'estrusione di questo primo parallelepipedo, l'estrusione sarebbe questa, e in questo caso noi possiamo, andando su questo primo spigolo, facendo un clic col tasto destro, possiamo andare a preselezionare tutti gli spigoli paralleli al verso di quella estrusione lì. A questo punto ci viene mostrata questa preselezione, la confermiamo col tasto sinistro e quindi abbiamo velocemente selezionato i tre spigoli di quell'estrusione. Ripeto l'operazione su quest'altra estrusione, vado qui, clic col tasto destro, in questo caso mi vengono preselezionati quei quattro spigoli che sono paralleli alla direzione di quella terza estrusione, li confermo col sinistro e anche in questo caso ho selezionato velocemente quattro spigoli. Confermo e di nuovo annullo. Altra cosa, altra funzione dell'arrotondamento che spesso viene utilizzata soprattutto se stiamo progettando degli oggetti meccanici che possono presentare delle nervature o delle estremità che devono essere arrotondate completamente, è la possibilità di fare un arrotondamento completo. Questo lo si fa con il comando arrotondamento appunto. Vado a selezionare con il control due spigoli che possono essere paralleli ma anche non paralleli. A questo punto o da questo menu posso andare a cliccare su arrotondamento completo oppure facendo tasto destro, tenendolo premuto un po', mi si apre questo menu contestuale e posso andare a selezionare l'opzione arrotondamento completo e vado a confermare. Come vedete l'arrotondamento completo non presenta un valore di raggio perché in questo caso il raggio viene calcolato dallo spessore, ovvero dalla distanza tra i due spigoli che abbiamo selezionato. In questo caso quella distanza corrisponde alla lunghezza di questo spigolo. E quindi confermiamo. L'arrotondamento completo è una funzione che spesso viene utilizzata, come già dicevo prima, e fa sì che ovviamente se io vado a modificare la larghezza di questa estrusione, trascinando ad esempio questo spigolo, il diametro di quell'arrotondamento o il raggio di quell'arrotondamento si aggiorna automaticamente. In maniera analoga
funzionano anche gli smussi, quindi funziona anche il comando smusso, ovvero la selezione delle geometrie avviene esattamente nello stesso modo. Quindi attivo il comando smusso, ve lo faccio rivedere più chiaramente, è questo, smusso spigolo, lo attivo e anche qui c'è lo stesso discorso di selezione. Posso selezionare più spigoli con il control, che quindi andranno a far parte di un unico insieme di spigoli che saranno gestiti da un'unica quota di distanza in questo caso. Oppure posso continuare a selezionare altri spigoli che invece voglio smussare con dei valori differenti. Quindi il concetto è esattamente lo stesso. In questo caso vi do un'altra informazione importante, è che se voglio fare degli smussi a 45 gradi che poi sulla messa in tavola vengano indicati con la giusta nota, con la giusta sintassi, come vuole la normativa del disegno meccanico europeo oppure americana, vado a fare uno smusso su uno spigolo. In questo caso abbiamo qui diverse possibilità di scelta. Qui abbiamo il valore di smusso che può essere un 5 mm ad esempio. Qui abbiamo quello che è il valore di, diciamo, l'impostazione dello smusso che viene proposta di default, ovvero D per D. C'è uno smusso in cui la distanza di questa pallina gialla dallo spigolo originale è uguale all'altra ed è pari a valore che abbiamo digitato, in questo caso 5. Quindi questo è chiaramente uno smusso a 45 gradi, ma non viene indicato con la giusta notazione, perché viene indicato unicamente dal valore numerico di questa distanza. Se invece però scegliamo 45 per D, il risultato è il medesimo, ma avremo un vantaggio a livello di messa in tavola perché la quota di questo smusso viene mostrata appunto come 45 per 5. Questa cosa poi è anche settabile nella maniera corretta perché per la normativa del disegno meccanico europea in realtà va indicata come 5 per 45 gradi, ma si tratta solo di un settaggio che può essere impostato all'interno di Creo. Ok, ultima informazione su queste due funzionalità e poi chiudo il video per non renderlo troppo lungo. E vale per entrambi i comandi arrotondamento e smusso, però è in genere molto più utile per quanto riguarda gli arrotondamenti, perché ovviamente se io faccio un primo arrotondamento su uno spigolo e poi vado a fare un secondo arrotondamento su un altro spigolo, come ad esempio questo, è ovvio che l'arrotondamento prosegue lungo un percorso che è fatto da questo raggio e da questo segmento, un percorso di elementi tangenti tra di loro. E questa capacità spesso ci aiuta a creare degli arrotondamenti complessi ma molto puliti, con delle geometrie anche esteticamente molto belle da vedere se vogliamo. Ad esempio, adesso sopprimo queste ultime feature. Qualora io avessi un parallelepipedo, come in questo caso, a mio avviso il modo migliore di arrotondarlo è selezionare col giochino che abbiamo visto prima i quattro spigoli, confermare un primo arrotondamento per poi farne un secondo dove vado a selezionare questo, cambia un po' il valore e se voglio con il control vado a selezionare questo. Questo è un esempio che faccio spesso che mi consente di arrotondare in maniera molto pulita, molto uniforme, tutti gli spigoli di questo parallelepipedo. Direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un abbraccio.